Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Lessi e oggi torneremo a parlare di lingua tedesca. Lingua tedesca che solitamente viene considerata molto difficile o comunque una delle più difficili da chi si trova a doverla affrontare. Poi sappiamo tutti che ci sono lingue molto più complicate, però nel momento in cui si arriva sul tedesco si vedono i casi, viene il terrore, aiuto, cos'è sta roba, come li coniugo, come faccio? Però dicevo a cose difficili e anche cose che sono quasi simpatiche e sono anche molto facili. Oggi vorrei insegnarvi un trucchetto che spero vi alleggerisca un po' questa ansia da tedesco. Nel senso che il tedesco ha una particolarità, sembra difficile, però è molto facile secondo me da comprendere. Come dicevo in un altro video, succede che ci sono tantissime parole che sono delle parole composte e basta conoscere le due parti per capire il significato dell'insieme. E facevo l'esempio dei verbi, e prendevo il verbo schauen, cioè guardare, cioè zuschauen, anschauen, wiederschauen. Queste particelle che vengono messe all'inizio della parola danno un significato leggermente diverso, però fanno tutti parte del verbo schauen, quindi sono tutti un guardare in qualche modo. Poi l'altra parte ti aggiunge in che modo guardare. Un'altra cosa che è interessantissima secondo me, l'uscita, che è Ausgang quando si va a piedi e Ausfahrt quando si va in macchina, quindi un'uscita pedonale è un Ausgang perché gehen, cioè camminare, è l'azione di camminare a piedi, mentre fahren è l'azione di andare in macchina, quindi Ausgang significa si esce a piedi, Ausfahrt significa si esce con la macchina. Questo qua è secondo me proprio l'elemento centrale della mentalità tedesca, cioè la praticità tedesca messa proprio all'interno della lingua, non ce ne si scappa perché è proprio talmente integrata nella loro cultura che fa parte addirittura della loro lingua. E questa logica c'è un po' dappertutto, come l'uscita è ad esempio Ausfahrt, l'entrata è Einfahrt o Eingang per l'entrata a piedi. Ad esempio, quando si va in un negozio e si vuole provare qualcosa addosso, si chiede alla commessa se si può anprobieren. Probieren, cioè provare addosso, cioè letteralmente proprio. E questa cosa i tedeschi la fanno talmente spesso che quando mi sono trovata a insegnare a questi bambini di seconda elementare avevano proprio gli esercizi, e uno di questi esercizi che avevano da fare era costruire nuove parole partendo da parole che già conoscevano, per cui loro si sono messi a pensare come posso creare una parola. Ad esempio prendevano libro, immagini e tiravano fuori Bilderbuch, cioè il libro con le immagini, libro quelli per bambini che hanno le immagini. E questa cosa funziona su tantissime cose, veramente, cioè se non sapete una parola prendete le due a caso, provate a metterla insieme, e secondo me è probabile che magari non è una parola esistente, però i tedeschi sono talmente abituati a questa cosa di mettere insieme parole che non si rendono neanche conto che la parola non esiste, cioè capiscono il significato, capiscono quello che volete dire e per loro va benissimo così, perché alla fine è quello l'importante, no? Riuscire a capirsi. Questa cosa viene fatta appunto in maniera sistematica, ci sono alcune regolette per le parole composte, vengono fatte in due modi. Una è mettendo un trattino tra la prima e la seconda parola, l'altro sistema è aggiungendo un elemento, un qualcosa che ci va in mezzo, che può essere una S, una E, una EN, un ENS, un EA, e quindi formare queste parole. Vi faccio alcuni esempi che ho qua scritto perché altrimenti se sto lì a pensare le cose sul momento mi dimentico quelle cose più importanti, per cui mi sono segnata alcune parole. Ad esempio potrebbe essere l'asilo, che è Kindergarten. Kindergarten. A dire la verità le due parole con cui viene formata sarebbero Kind e Garten, però insieme diventa Kindergarten. E appunto lo scopo di queste paroline in mezzo, quindi in questo caso le R del Kinder, a volte hanno ragioni grammaticali, cioè il Kindergarten è Garten für Kinder, quindi Kinder sarebbe già all'interno della parola originale e viene semplicemente associato a Garten, però sappiate che la parola principale, quindi la parola da cui tutto nasce, sarebbe Kind, quindi il bambino. Un altro esempio potrebbe essere Herzenslust, in cui sarebbe Lust des Herzens, e quindi diventa Herzenslust e non Herzlust. A volte però non hanno alcun senso, cioè questa parolina, questa letterina in mezzo serve semplicemente per rendere la pronuncia più facile, perché già sappiamo che il tedesco come pronuncia non è la cosa più facile del mondo.
e anche loro a volte hanno difficoltà e quindi lo fanno, risolvono in questo caso aggiungendoci anche loro una letterina, come facciamo anche noi in italiano su altre cose. E quindi un Regierungskommission diventa Regierungskommission, quindi con una S in mezzo. Altre volte invece si usano i trattini, ad esempio un appartamento con 3 camere è un Dreizimmerwohnung, 3-Zimmer-Wohnung. Questa cosa di unire parole diverse viene fatta con i nomi, quindi può essere un nome più nome, nel cui caso ad esempio die Sonne e der Schein diventa der Sonnenschein, oppure der Mond und der Schein, der Mondschein. La luce della luna, der Mondschein. Questa cosa può essere fatta anche con un aggettivo più nome, ad esempio Kurzmeldung. Un'altra cosa potrebbe essere, fatemi pensare che ce l'ho scritto, un verbo più nome, quindi ad esempio il verbo warten, aspettare, Zimmer, Wartezimmer, la stanza in cui si aspetta, la sala d'attesa. Oppure può essere fatta con una preposizione più nome, ad esempio neben, che significa vicino, e die Kosten, che è plurale, cioè i costi, diventa die Nebenkosten, che sono quei costi accessori, ad esempio quando uno prende un appartamento deve pagare le spese extra, sono die Nebenkosten. Una cosa importante da ricordare è che quando si fa questa cosa, quindi si mettono insieme 2 termini, l'articolo che ci interessa, ad esempio uno magari è femminile, l'altro maschile, uno va in crisi e dice oddio che articolo ci metto, l'articolo da mettere è quello del secondo termine, quindi ad esempio Kindergarten è das Kind, der Garten, l'articolo è der perché diventa der Kindergarten, la seconda parola Garten è quella che dà l'articolo all'intera parola. A proposito di questo direi che ho detto tutto, ho chiarito, non vorrei aggiungere altre cose, però secondo me questo qua è veramente un trucchetto che vi aiuta a sentirvi più liberi voi nell'esprimervi in tedesco e vi aiuta a capire un po' meglio e vi aiuta anche secondo me a essere un po' più coraggiosi nell'affrontare il tedesco, cioè magari capite metà parola, sappiate che l'altra metà magari è una proposizione, magari è solo una cosa che specifica un po' il significato, ma alla fine il senso ci arrivate e l'avete già capito. Questo per oggi è quanto, ci sentiamo la settimana prossima con un altro video, il mese prossimo con un'altra lezione di tedesco e nel frattempo potete curiosare gli altri video che compariranno qua intorno. Aspettate che mi tiro un po' più indietro così c'è più spazio per metterli, altrimenti mi vengono sempre in faccia e mi coprono. Sì, non ho altro da dirvi e ci sentiamo la prossima volta.